two, three. One, two, three. Buongiorno direttore, bentornato sui canali di Mirabilandia Forever, è sempre un piacere. Come di consueto, ci potrebbe raccontare come sta andando questa stagione? Buongiorno a tutti i fans di Mirabilandia Forever, grazie dell'invito. Come va questa stagione? È partita molto bene, c'è stata una bella programmazione autunnale, quindi abbiamo avuto tantissimi ragazzi con i pacchetti didattici primaverili, hanno avuto un grandissimo successo e ci fa molto piacere perché è un modo di conoscere Mirabilandia che è divertimento ma anche conoscenza tecnica, quello che può essere un parco tematico, e quindi sono molto contento. Quali grandi eventi da non perdere sono in programma durante questa stagione? Non posso farti una classifica dei grandi eventi perché rischierei di dimenticarne qualcuno. Inizierei a non perdermi il primo, che è la Notte Rosa, la Pink Night, firmata da Cecchetto, una serata che non la voglio svelare, vi aspetto perché ci credo molto questa nuova versione che tutta la regione ha voluto dare a uno dei must del capodanno estivo della Riviera Romagnola, in cui Mirabilandia storicamente ha sempre partecipato con dei bei contenuti. Quest'anno riproponiamo un grande contenuto, quindi è una giornata di divertimento, iniziate a non perdervi il primo. I grandi protagonisti di questa stagione sono i personaggi Nickelodeon. Come si sta rivelando questa collaborazione e come si svilupperà nel futuro? Li vedremo accanto alle storiche mascotte o dobbiamo interpretare la loro recente scomparsa come definitiva? So che questa domanda ci tenete tutti molto e molto spinosa. Allora, la collaborazione con Nickelodeon, molto interessante, bella e molto apprezzata. Uscirà nel tempo perché stiamo preparando delle autovetture per la parata a tema Nickelodeon. Sulle storiche mascotte, una scomparsa no, avete sicuramente notato che abbiamo spostato le 2 statue dorate dalla piazza per migliorare la visibilità del night shop, ma le mascotte le abbiamo tenute. Il primo incontro di quando varchi i cancelli di Mirabilandia è con le nostre storiche mascotte. Anch'io sono molto affezionato a loro, capisco però che tanti ragazzi e ragazzini gli piace avere anche le mascotte di Nickelodeon e quindi cerchiamo di non perdere la storia e lanciarci uno sguardo al futuro. Mirabilandia è sempre a lavoro per cambiare. Notiamo spesso lavori e modifiche ad aree e tematizzazioni. In particolare si osservano lavori su Rio Bravo e alla stazione dell'ex Mirabilandia Express. Si tratta di usuali interventi tecnici o ci dobbiamo aspettare qualche sorpresa? Vi dovete sempre aspettare delle sorprese. A Rio Bravo stiamo studiando qualcosa da fare per l'autunno come lavori di ammodernamento dell'area, e poi su Mirabilandia Express sì, effettivamente la stazione della monorotaia è una bella struttura. Vediamo di proporre una grande novità per questa stagione. Io non posso svelarvela, però sicuramente sarete i primi a saperla e la vostra intelligence lavora molto bene, quindi lo verrete a sapere. Nonostante impegno e passione, però, non tutto procede senza ostacoli. Quest'anno l'area Ducati World ha 2 attrazioni non disponibili, Scrambler Run ed Esmo Race. Ci dobbiamo aspettare forti cambiamenti in quell'area nell'imminente futuro? La partnership con Ducati sta andando molto bene, è una partnership interessante, ci teniamo molto e c'è una buona relazione con Ducati stessa. Conoscete bene che qualche attrazione ha qualche piccolo problema tecnico, soprattutto su Desmo, abbiamo lavorato tanto quest'inverno. Prima di fare dei grandi cambiamenti, stiamo facendo veramente una valutazione tecnica di com'è quell'area sotto il profilo delle attrazioni. Non posso ancora dirvi adesso come sarà l'evoluzione, però credetemi che veramente c'è un occhio di attenzione molto forte. L'attrazione Desmo, sapete bene, è un'attrazione importante, un bel investimento nel parco, quindi stiamo lavorando per portarla a regime. A proposito di futuro, questa nuova stagione è stata inaugurata con la notizia di un grande investimento in cantiere per la stagione 2025. Potrebbe rivelarci in anteprima qualche dettaglio in più? Tale progetto sarà accompagnato dall'hotel anticipato gli scorsi anni? Periodicamente Mirabilandia ha sempre mantenuto un'alternanza di progettualità, di costruzione di nuove attrazioni, rifacimento di aree ogni 4-5 anni. Stiamo valutando quale potrebbe essere la novità del 25 come periodo. Tendenzialmente tra fine luglio e i primi di agosto verrà giù il board di Parque Unidos per prendere questa decisione definitiva. Vi sento di dire che potremo entro settembre-ottobre annunciarvi quale sarà la novità del 2025. Quanto all'hotel, sì, è sul tavolo, fa parte delle decisioni prese, non sarà per il 25, ma diciamo in quegli anni 27-28 pensiamo di lavorare per una recettività alberghiera che a Mirabilandia manca. L'industria del divertimento è un settore in costante evoluzione.
e con essa anche i gusti e gli interessi degli ospiti. Secondo lei, quale novità futura serve al parco per far dire ad un visitatore scelgo Mirabilandia? Mirabilandia, al di là di quello che sono le attrazioni, che sono, ritengo, di assoluto livello internazionale, abbiamo visto, grazie al fatto di far parte di una multinazionale che ha parchi in tutto il mondo, riuscire a cogliere quali sono le tendenze di mercato e progettualità di successo per portarle anche nei parchi in Europa e viceversa. Creare delle stagioni nel parco è quello che dà ai parchi di divertimento una rilevanza e una motivazione per ritornare o per tornare per la prima volta. Sapete bene il successo di Halloween quando iniziamo nel 2010, all'epoca nessuno scommetteva su un progetto così importante, oggi il 31 ottobre è diventata tra le prime 3 giornate di massima affluenza dell'anno, quindi lavorare su eventi stagionali del parco. Abbiamo lavorato in primavera, abbiamo ospitato lo spettacolo Illusionismo di Casanova, abbiamo fatto un'estate di grandi eventi, ne abbiamo tanti e poi presenteremo delle novità per l'Halloween. Ecco, i parchi devono vivere queste stagioni qua. Osservando il panorama internazionale, il concetto di attrazione family si è ampliato notevolmente, espandendosi ad attrazioni che un tempo venivano definite estreme. Parchi europei, tra cui alcuni dello stesso gruppo di Mirabilandia Park Reunidos, permettono anche a bambini di appena 7 anni di salire su attrazioni che in Italia sicuramente avrebbero restrizioni più severe. Secondo lei, come mai in tutta Italia esistono limiti così stringenti? Questi limiti disincentivano i parchi ad investire nel settore thrill? Questa cosa qua è chiara anche al gruppo, tant'è che abbiamo iniziato dall'anno scorso con un ente certificatore, il TUV di Monaco, di fare un tour in tutti i parchi per armonizzare, secondo le direttive che arrivano dalla casa costruttrice, sui limiti di altezza delle attrazioni, per cercare di dare quanto più possibile una regola comune a tutti i parchi. È chiaro che poi c'è anche l'indicazione del costruttore. Teniamo presente che anche gli stessi costruttori evolvono nel tempo nel dare le restrizioni. Noi le subiamo, no? Quindi sia i limiti di altezza, che derivano diciamo da un concetto meccanico di chiusura dei maniglioni delle attrazioni per cui sotto certe altezze non si può scendere, e l'età è quella che ci consiglia il costruttore in base alle accelerazioni. Noi le prendiamo, le mettiamo in pacchetto e poi c'è la commissione di vigilanza che definisce quali sono i limiti. Quindi diciamo abbiamo pochi gradi di libertà e di movimento su questo tema. Il gruppo ha avviato però un processo di quanto più possibile armonizzare alcuni parametri che possono essere permessi, quindi capisco la differenza, la so. Ci stiamo lavorando perché è un peccato, un limite che magari ci sono un po' più di restrizioni, però non è, come dire, un limite agli investimenti il fatto che magari da noi si sale su un'attrazione se si ha 12 anni, in un altro parco a 10. Per concludere, avrebbe una curiosità o dietro le quinte del parco da raccontare a noi appassionati di Mirabilandia? Beh, una cosa che voi non vedete, vede solo chi viene a lavorare a Mirabilandia. Abbiamo rifatto un'area relax al di fuori degli spogliatoi, dove c'è generalmente l'arrivo di tutto lo staff prima dell'apertura del parco, e abbiamo messo la mascotte Camillo il coccodrillo, che non era più nel parco da anni, e l'abbiamo messa lì come simbolo per ricordarci che siamo un parco di divertimenti. Poi abbiamo rifatto la mensa in stile toro seduto, quindi un ristorante a tema. Come ogni anno ringraziamo lei e tutto lo staff di Mirabilandia per permetterci di vivere ogni giorno grandi avventure in questo parco. Beh, grazie a voi, so quanto ci tenete a Mirabilandia, so che siete critici, ma le critiche le prendo sempre positive perché sono degli spunti di riflessione. Spero vi divertiate in questa stagione, abbiamo tante cose, tante novità e tante opportunità per tornare al parco e passare una giornata di divertimento. Vi aspetto tutti, grazie.